Anima, una ragazzina non vedente, giunge su un'isola avvolta nel mistero, dominata da una quercia secolare. Pur non potendo vedere le straordinarie creature che popolano le sue fronde, ne avverte subito la magia. In questa incantevole avventura, dove realtà e immaginazione si intrecciano, scopriremo con Anima un nuovo modo di percepire il mondo. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscrivervi al canale nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Benvenuti, eccoci pronti a partire con l'analisi fisica del mazzo. Qui troviamo una bellissima scatola molto resistente, forte, finitura opaca, effetto matte, cosa che lo troveremo anche all'interno del mazzo stesso. Under the Oak Tarot, il titolo, e cioè tradotto sotto la quercia. Creatrici: Ofride, l'illustratrice, al secolo Elena Bia, e la proprio creatrice dal punto di vista dei testi troviamo la strega delle mele, Jessica Di Fraia, quindi proprio l'autrice che ha creato ideologicamente questo mazzo. Vi lo mostro tutto. Troviamo già nella scatola l'indicazione, possiamo quindi vedere alcune carte, in questo caso abbiamo il 10 di bastoni, qui troviamo il matto, questa è la luna e questo è l'eremita. Le lingue all'interno sono inglese, italiano, spagnolo e portoghese, quindi del libretto. Questo mazzo è stato dato alle stampe nel gennaio 2024, editore Lo Scarabeo, e possiamo aprire, quindi facile apertura, molto comoda, come vi dicevo è proprio molto resistente la scatolina. All'interno troviamo il nostro mazzo con il libretto che poi vedremo. E parlando subito del mazzo stesso, quindi ovviamente sono 78 carte più 2, nel senso una che fa un po' da copertina, da apripista, e poi l'ultima con i riferimenti per seguire lo Scarabeo su Facebook e su Instagram, quindi direi una carta pubblicitaria, tipo bigliettino da visita. Se avete notato, effettivamente le carte hanno un bellissimo bordino argentato che in un certo senso secondo me funge anche da protezione. Per darvi un'indicazione proprio sulla grandezza, ogni carta misura 7 cm per 12, gli angoli sono arrotondati, come vi dicevo la finitura è opaca, le carte sono abbastanza lisce, scivolose ma non troppo, quindi facili da mescolare, e io ho delle mani piccole, però si mischia in un modo abbastanza agevole. E per darvi anche un'idea, l'intero mazzo misura 3,5 cm. Vi dico brevemente le caratteristiche, diciamo, principali, dove troviamo il retro,
molto bello, non reversibile, cioè nel senso si riconosce la carta al dritto e la carta al rovescio, nulla di eclatante. Solitamente questo tipo di mazzi in teoria non va utilizzato secondo me al rovescio, ci sono sufficienti indicazioni e interpretazioni in base ai metodi e alla carta al dritto, quindi bellissimo. Troviamo questa isoletta con questa enorme quercia nella parte appunto diciamo superiore e riflessa ovviamente sotto. Tutto un mondo di evoluzione e di crescita. Infatti troviamo questo cervo molto più grande e luminoso nella parte diciamo sotto, e qui agli angoli ci sono i vari elementi che troveremo negli arcani minori. Ecco, questa diciamo è l'indicazione. Ovviamente sono 78, come già detto, 22 arcani maggiori, 56 minori che vedremo partendo proprio dagli arcani maggiori. Vi ricordo che subito dopo c'è lo slideshow per osservarli tutti una per una nella loro bellezza, e vi ricordo che se vi dovesse piacere questo mazzo in descrizione trovate i link per acquistarlo. Una piccola breve occhiata, poi lo vedremo meglio alla fine con le conclusioni. Giusto perché volevo raccontarvi un aneddoto. Io ho visto e conosciuto questo mazzo appena uscito effettivamente, quindi a gennaio 2024. Aperta parentesi, vorrei comprare tutti i mazzi del mondo, chiusa parentesi, e questo era uno di quelli. Per varie vicissitudini ho tardato l'acquisto, però è caduto proprio nel febbraio 2025 al Nerd Show di Bologna l'incontro con Ofride, quindi con Elena Bia. Magico incontro perché non me l'aspettavo di trovarla, quindi lei con le sue illustrazioni e i suoi disegni e ovviamente i mazzi in vendita. Quale occasione migliore per acquistarlo? Appunto, detto fatto, ho conosciuto una splendida artista, splendida persona che è stata molto gentile, mi ha omaggiato di un disegnino. Ricordatevi questa figura perché la vedremo meglio nel corso della conoscenza del mazzo. E quindi qui una piccola dedica, soprattutto anche molto bello e simpatico come cosa il suo timbro. Spero che si possa vedere bene il suo timbro con questo volto di fanciulla e poi la scritta Ofride. Allora, visioniamolo meglio questo, vi ricordo dopo, ma adesso partiamo proprio con la conoscenza degli arcani maggiori. Eccoci di fronte ai primi 22 arcani, quelli maggiori. Vi ricordo che subito dopo troverete lo slideshow per osservarli meglio, poi troveremo i 56 minori divisi per 4, quindi ogni seme ha 14 carte. In questo caso è sempre consiglio di metterli in questo modo per osservarli e per incominciare a prendere anche confidenza col mazzo stesso. Ovviamente troviamo questi primi 22 arcani maggiori dove già incominciamo a capire di che tipologia di mazzo è, non solo per il tema sviluppato, anche per il fatto che ci troviamo di fronte ad un mazzo Waite-Smith, e cioè dove le caratteristiche principali sono quelle di avere la forza al numero 8 e al numero 11 la giustizia, e poi tutti gli arcani minori sono illustrati, cosa contraria invece per quelli di tipologia marsigliese, dove gli arcani minori nei numerali troviamo solo l'indicazione e la rappresentazione numerica del seme e basta. E sì, è vero, le carte di corte sono illustrate, e poi ovviamente troviamo invertite, e cioè all'8 la giustizia e all'11 la forza. Parte queste caratteristiche, magari alcuni di voi già lo sanno, altri, per chi si trova insomma per la prima volta a conoscere questo mondo, ovviamente queste sono le prime indicazioni.
principali e fondamentali per entrare proprio nella chiave interpretativa, quella classica. Quindi è vero, sì, si possono leggere partendo proprio dai significati classici, però quelli tematici hanno sempre una marcia in più. In questo caso il tema principale è in pratica una specie di percorso di viaggio. Abbiamo la protagonista, una bambina non vedente, diciamo tra virgolette, effettivamente, perché ha questa benda sugli occhi, la troviamo proprio qui, quindi la maggior parte delle volte avrà questa benda sugli occhi. Adesso poi vediamo che cosa succede durante il percorso. Lei si chiama Anima. Si trova in un mondo magico e misterioso su un'isola, lo vediamo proprio nel retro della carta, dove dove quest'isola è popolata da creature mitiche, questa vegetazione rigogliosa, bellissima. E quindi fa questo percorso dove ha opportunità di sviluppare, anzi siamo noi stessi che viaggiamo insieme a lei, abbiamo l'opportunità di sviluppare una seconda vista per conoscersi meglio, per sviluppare le nostre capacità, le nostre potenzialità e anche di andare a risvegliare la nostra natura magica. Il simbolismo che troviamo rappresentato è misto, quindi troveremo una combinazione di ispirazioni celtiche, basche, greche, quelle più riconoscibili, e poi anche abbiamo la mitologia norrena. Quindi un viaggio attraverso, vediamo, colori vivacissimi. A me piace molto l'arte di Ofride, che ha rappresentato in un modo abbastanza fedele l'iconografia classica, ovviamente ricordo sempre adattata alla tematica. In qualche carta troveremo qualche differenza, qualche interpretazione diversa, ma ci sta perfettamente, quindi meglio, insomma, possiamo scoprire altri significati, altre interpretazioni da arricchire le nostre letture. Altra caratteristica è che le carte sono borderless, cioè non hanno i bordi bianchi che solitamente troviamo in molte carte. Troviamo solo questo trafiletto in basso con il numero, il nome della carta, quindi sia per gli arcani maggiori sia per gli arcani minori. La differenza sta nei simbolini agli angoletti, quindi ai lati. In questo caso troviamo queste foglie che secondo me sono abbastanza riconoscibili perché sono delle foglie di quercia, e poi andremo a vedere gli altri simbolini nei vari semi. Non mi sto a dilungare troppo perché qui ci sarebbe da parlare per ore e ore. L'unica cosa che magari sono riscontrabili diciamo immediatamente dei personaggi. Io ho riconosciuto subito The Green Man, l'uomo verde, poi troviamo nell'imperatrice sotto forma di grifone, invece per la forza troviamo il Minotauro. Un'altra bellissima caratteristica e curiosità, come vi dicevo, Anima ha spesso, la maggior parte delle volte, una benda sugli occhi. Quando compie il suo percorso, quindi soprattutto adesso lo vediamo verso la fine, quando ci muoviamo con diciamo verso il giudizio e il mondo, lei qui nel penultimo passaggio che sta per compiere verso la consapevolezza, diciamo, e la conoscenza, comincia a togliere la benda e poi qui mostra i suoi bei occhioni, diciamo felici, allegri, ovviamente qui con il mondo. Bellissima cosa, ricordatevi questa perché effettivamente la troveremo anche successivamente negli altri gruppi. Potete fermare il video, però come ho detto troverete le immagini una per una adesso con lo slideshow e ci vediamo con l'analisi poi delle coppe.
Eccoci di fronte al primo gruppo, quello delle coppe. Come già accennato, per farvi capire effettivamente che ogni singola carta ha il masso, la dicitura, appunto qui abbiamo asso di coppe e poi i simbolini. Come potete notare, qui ci sono dei simbolini di fiori. Effettivamente l'autrice ha scelto di rappresentare le coppe attraverso i fiori, che sono simbolo comunque di prosperità, di fertilità, di crescita e di evoluzione. Soprattutto interiore, certo, perché le coppe sono legate all'elemento acqua, a tutto ciò che si muove dentro di noi, all'interiorità, alle emozioni, ai sentimenti. E quindi la nostra cara anima fa questo percorso, questo viaggio attraverso le carte numerali, quindi dall'asso al 10 di coppe, e come abbiamo notato precedentemente col giudizio e col mondo, anche in questo caso troviamo 9 e 10, e cioè 9 comincia appunto la benda e è scesa, ma si intravede anche dal riflesso che effettivamente sta giungendo al compimento di questo suo percorso e quindi della massima consapevolezza in questo elemento con tutte le sue caratteristiche. Infatti nelle 10 troviamo lei nel suo massimo splendore, quindi con gli occhi completamente aperti e visibili. Molto bella questa cosa, molto interessante, proprio a sottolineare l'idea del viaggio, del percorso. In questo caso, appunto, diciamo, lo vediamo sempre andando a incontrare, è vero, qui i fiori, questa bellissima natura coinvolgente, e in questo caso nelle carte di corte ci sono presenti alcune divinità del Pantheon greco, quindi mitologia greca. Troviamo il satiro nel fante di coppe, cavaliere di coppe troviamo Persefone, poi troviamo Ecate, la regina, e infine il re troviamo Dioniso. Se volete potete fermare il video in questo momento così da visionarli meglio e noi ci vediamo per il prossimo seme, quello dei denari. Eccoci di fronte al secondo gruppo degli arcani minori denari. In questo caso sempre troviamo l'indicazione della scritta sotto, quindi del numero corrispondente e del seme, quindi pentacoli o denari, e troviamo il simbolino ai lati, quello che ha scelto l'autrice per questo seme, e cioè i cristalli, che effettivamente sono un po' il frutto del lavoro magico delle creature che incontreremo, nel senso che ci sono soprattutto nelle carte di corte delle divinità del mondo sotterraneo, quello delle grotte, delle caverne, che lavorano appunto proprio nel centro, sotto la terra. Denari, elemento terra, appunto, elemento che si occupa della materialità, della stabilità, della sicurezza, della realizzazione, soprattutto nella concretizzazione delle nostre idee, dei nostri progetti, quindi l'impegno, il lavoro, la costruzione. Bellissimi questi arcani, quindi come vi dicevo proprio abbiamo dall'1 al 10, dall'asso al 10, e sempre la caratteristica nella fine del percorso anima comincia comunque a vedere, a togliere la benda per poi toglierla del tutto nel numero 10, quindi quando arriva la piena consapevolezza dopo appunto aver compiuto questo percorso attraverso l'elemento terra. E qui troviamo le figure principali, come vi dicevo, figure che io in realtà non conoscevo, quindi ammetto la mia ignoranza, ma sono contentissima di averle conosciute, perché proprio grazie a questo mazzo, diciamo, ho scoperto questo mondo sotterraneo e la mitologia basca. Infatti troviamo
Questo che è un animaletto un po' strano, lo troviamo anche nel 5 di denari, e in pratica si chiama Galzagoriak, spero di averlo detto bene. Diciamo che sono dei folletti, della specie di folletti magici. E poi troviamo Lamia che cavalca il toro, spero di dirlo sempre bene, Aske. E poi la regina di denari, Mari, che sarebbe la personificazione della madre terra, e poi Sugar, il marito di Mari, che è questo grande serpente, questo gigante enorme serpentone. Se volete potete fermare il video in questo momento per visionarli meglio. Ci sarebbe tantissimo da dire, però come dico sempre, una puntata durerebbe ore. Lascio che comunque alcune indicazioni siano di spunto, ed è bello poi man mano visionare e studiare ogni singola carta per andare a scoprire tutti gli elementi che sono inseriti. Adesso noi ci vediamo per il prossimo seme, quello dei bastoni. Eccoci di fronte al terzo gruppo, seme di bastoni legati all'elemento fuoco, e in questo caso l'autrice lo troviamo proprio anche nella carta, come detto in basso il simbolino delle fiamme. Le fiamme in varie forme in realtà, perché possiamo trovarle appunto la fiamma di una candela, del fuoco acceso, o anche la scia delle stelle cadenti, o quello un po' più mistico, spirituale appunto di queste fiamme. In qualsiasi circostanza si tratta proprio di energia di rinnovamento, energia che spinge all'iniziativa, all'intraprendenza, alle nostre passioni, insomma tutto quello che ci mettiamo per portare avanti con determinazione e coraggio le nostre idee e i nostri impegni. Anche qui Anima compie il suo percorso, arrivando quindi dall'asso al 10 di bastoni a togliere la benda, e quindi cominciare a vedere, e lo vediamo anche qui proprio nel 10. Carte di corte, in questo caso ci sono delle divinità della mitologia celtica. Abbiamo Ceridwen, il fante, i bastoni, poi il cavaliere abbiamo Mercurius, poi Brigid, la regina di bastoni, e infine Cernunnos come re di bastoni appunto. Ovviamente faccio una piccola disquisizione giusto per farvi capire che a livello iconografico, tutto sommato, le carte classiche si possono riconoscere. È ovvio che in base al tema alcune cose devono essere un po' adattate, però per me è un valore aggiunto, è un qualcosa che ci dà la possibilità di scoprire tanti altri significati. Quindi mentre troveremo, e vi faccio un esempio, l'otto di bastoni, dove solitamente si trovano questi 8 bastoni svolazzanti a indicare appunto il movimento, la velocità, e qui li troviamo appunto con la scia di queste stelle cadenti. Quindi ci siamo in un certo senso, è abbastanza riconoscibile, cosa un po' meno, pochetto meno, ad esempio con il 10 di bastoni, perché magari molti di voi che conoscono i tarocchi sono abituati a vedere un tipo del genere, quindi solitamente un omino, un uomo poveretto affaticato con il peso oppresso da tutti questi 10 bastoni su di lui. Si può riconoscere, forse qui troviamo su di lei, sulla sua testa, queste 10 candele e fiamme, comunque circondata
dal fuoco può richiamare un po' a una situazione, diciamo, un po' difficile, un po' complessa, però secondo me appunto bisogna comunque interpretarlo anche in un modo diverso. Potete fermare il video in questo modo per poter visionarli meglio, e adesso ci vediamo con l'ultimo seme e le conclusioni. Eccoci di fronte all'ultimo seme, quello delle spade, dove l'autrice ha scelto di rappresentarle attraverso le rune, e infatti le ritroviamo nelle varie carte, nelle varie rappresentazioni. Come potete notare, mentre negli altri semi è vero ci potrebbe essere qualche predominanza, o comunque sono abbastanza accese, molti colori vivaci, invece qui notiamo proprio che questo seme e le varie carte tendono al blu, all'azzurro, al verde scuro, quindi colori abbastanza cupi, per sottolineare effettivamente questo seme che tendenzialmente è un po' complesso e un po' difficile, legato all'intelletto, legato alla comunicazione, che può essere sia guarigione sia al contrario conflitto e ferita. Troviamo appunto varie indicazioni sulle preoccupazioni, sul dolore, sui blocchi, sulla perdita, appunto sul dolore, proprio questa è molto forte il 3 di spade, quindi questa figura proprio all'interno quasi ghiacciata, congelata, proprio bloccata totalmente nel suo dolore, e lo vediamo proprio anche dal volto stesso. E anche qui, come vi dicevo, negli angolini troviamo questi simbolini. Nella parte delle carte di corte troviamo le divinità, alcune divinità norrene, il Fante Eir, poi abbiamo Jormungandr, spero di averlo detto bene, che è difficilissimo, e poi Frigg e Odino, quindi regina e il re. Allora, qui ci possiamo diciamo, avvicinare verso la conclusione, una conclusione secondo me giusta e adatta, perché posso andare sia a sottolineare il fatto che questo è un mazzo che vi può far scoprire tantissime cose, come me alcune divinità che non conoscevo, e quindi possibilità proprio di ampliare la mia ricerca per conoscerli meglio e approfondire, e poi non solo, anche per andare a scoprire ulteriori significati. Ad esempio con il 5 di spade all'inizio avevo qualche difficoltà, è ovvio che ci viene in soccorso per fortuna il libretto, che adesso lo andrò a riprendere, nel senso che tendenzialmente siamo in altri mazzi di fronte a una carta di sconfitta. In questo caso la sconfitta riusciamo ad intuirla proprio perché effettivamente rimaniamo fermi, bloccati, attaccati al bozzolo, che ormai non ci serve più, infatti siamo usciti, quindi è proprio l'incertezza che va a creare il senso di sconfitta, e che quindi dobbiamo completare la trasformazione dispiegando le nostre ali e appunto volando via. Bellissima interpretazione, questa carta mi è piaciuta tantissimo, ma non solo questa, anche tantissime altre. Con questo voglio dire che è un mazzo principalmente da utilizzare nella meditazione, nella crescita e nell'evoluzione interiore, personale e spirituale. Lo vedo un po' meno adatto alla divinazione e ad altri sistemi effettivamente, però tutto è possibile, quindi ci possiamo affidare a quelle che sono le nozioni, le interpretazioni classiche, e se ci piace un tipo di mazzo utilizzarlo anche, dico tra virgolette, per la divinazione. Ovviamente ognuno è libero di fare ciò che meglio crede e che sente. Se è adatto
a una persona che sta imparando adesso, neofita? Nì, nel senso che di sicuro lo consiglio perché è un mazzo di qualità, diciamo, meravigliosa. Anche la carta stessa, che effettivamente è abbastanza, diciamo, resistenza, quindi non solo dal punto di vista fisico, della grafica, del tema, di tutto, quindi da avere in collezione per poi riprenderlo, per poi studiarlo man mano con calma e tranquillità. Quindi sì, in questo senso adatto al neofita, però al neofita consiglio sempre di partire dalle basi, di prenderlo comunque e poi imparare successivamente. Molto più adatto, come vi dicevo, a chi sta facendo un percorso di evoluzione e di crescita, perché è tanto emozionante nell'immagine, si possono scoprire tante interpretazioni, basta osservare ogni singola carta e vi arriva proprio nell'anima, infatti proprio dentro. Andando a vedere in ultimo il librettino, giusto per darvi qualche indicazione, ovviamente fortunatamente ho riscontrato che le ultime stampe, gli ultimi mazzi che sta facendo lo Scarabeo, la parte in inglese prima era un po' più sviluppata, invece adesso è uguale alla parte in italiano, quindi entrambe esaustive. E c'è una prima parte dove in pratica un'introduzione, come leggere le carte, delle indicazioni, quindi trovare un proprio luogo, eccetera, purificarle, benedirle. Poi riguardo le stese troviamo un primo metodo delle 4 carte. Ovviamente consiglio sempre di iniziare con un metodo semplice, anche per chi conosce già le carte, proprio per entrare in confidenza con questo mazzo. Qui troviamo questa semplice analisi del presente a 4 carte, poi troviamo quelle a 7 dove analisi passato, presente, futuro e responso finale. Questa bellissima stesa creata proprio per questo mazzo, infatti si chiama metodo Under the Hook, a forma di freccia, proprio adattissimo al contenuto, cioè a quello che si vuole scoprire, partendo proprio dalle caratteristiche, dai desideri, dai sogni nascosti del consultante, quindi la sua situazione a livello interiore e personale, gli ostacoli alla realizzazione degli obiettivi e poi che cosa fare effettivamente per sbloccare sia la situazione sia il nostro potenziale. Quindi bellissima stesa. Troviamo ulteriori spiegazioni e poi una cosa bella che sia per gli arcani maggiori che per gli arcani minori le indicazioni sono le stesse, cioè un'analisi carta per carta dei significati, della descrizione in modo, diciamo, sommario di ogni singola carta, ma più che altro troviamo proprio il messaggio di anima, proprio il messaggio di questa bambina, come se fossero delle spiegazioni e delle parole chiave che ci possono aiutare a comprenderle meglio. Quindi qui tutto proprio per gli arcani maggiori e poi per gli arcani minori. Ok, si conclude qui la lettura. Ovviamente la lettura, scusate, proprio la lettura sia del libretto e la visione delle carte. Magari ditemi nei commenti che cosa ne pensate di questo splendido mazzo. Ricordo che potete andare a vedere tanti altri video che faccio sul mio canale, magari trovate qualcosa di interessante. Se volete potete seguirmi anche su Instagram e su TikTok. Di nuovo grazie a tutti, alla prossima, ciao!